Le ultimissime su Inter-Fiorentina con il punto sulle formazioni, che partita dobbiamo aspettarci e poi anche un accenno di calciomercato in una giornata in cui però dobbiamo pensare solo e soltanto al campo, perché è un momento decisivo per la corsa verso lo scudetto. Amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati all'interno di questo nuovo episodio di oggi in cui presentiamo Inter-Fiorentina con il nostro solito format richiestissimo nel giorno della gara. Partiamo subito, come sempre, dalle coordinate. Dove vedere Inter-Fiorentina, match della 30ª giornata di Serie A che si gioca in questo sabato 19 marzo alle ore 18 italiane. In Italia la partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, mentre noi di Passione Inter saremo in diretta, come sempre, 1 ora e 15 minuti prima del fischio iniziale, quindi dalle 16:45 per commentare le formazioni ufficiali, tutto il pre-partita, raccontarvi la gara e poi nel post partita i commenti, le pagelle votate dai tifosi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi subito al canale così potete partecipare alla nostra diretta e dare i vostri voti ai giocatori dell'Inter, sperando oggi di poter dare dei grandi voti alla nostra squadra. Analizziamo però la partita e vediamo perché è un momento decisivo, come vi dicevo in apertura. Innanzitutto perché l'Inter arriva da una serie di 6 partite con 6 punti conquistati, che sono oggettivamente troppo pochi se si vuole ambire a conquistare questo scudetto, a mettersi sul petto la seconda stella. Bisogna tornare assolutamente a vincere, soprattutto perché vi mostro la classifica. In testa c'è il Milan con 63 punti, secondo il Napoli a quota 60, l'Inter in questo momento è terza con 59 punti e la solita gara contro il Bologna da recuperare. La Juventus è a 56, dopodiché troviamo Lazio, Roma, Atalanta e la Fiorentina, appunto avversaria dell'Inter, a quota 46. Questa quindi la classifica al momento, in un turno di campionato che vede tra l'altro, oltre a Inter-Fiorentina, il Napoli affrontare l'Udinese in casa, il Milan invece va a giocare a Cagliari e la Juventus affronta la Salernitana. Quindi sulla carta la nostra è la sfida più difficile contro una Fiorentina che invece è in piena corsa per l'Europa. Come arriva la Fiorentina a questa partita? In campionato ha vinto 3 delle ultime 5 partite, perdendo a Sassuolo e pareggiando in casa contro il Verona per 1-1. In Coppa Italia, dopo aver battuto l'Atalanta in una gara pirotecnica, come sappiamo, poi è stata sconfitta nell'andata della semifinale dalla Juventus dopo una buonissima prestazione con un autogol purtroppo nel finale che ha condannato la Fiorentina, che si trova ovviamente a dover quindi ribaltare il risultato per andare in finale. Nell'ultimo turno di campionato ha battuto di misura in una gara molto tirata il Bologna. Sono in un buon momento di forma, soprattutto alcuni elementi cardine di questa squadra stanno salendo molto di condizione e di rendimento, soprattutto Torreira, sempre più centrale nella manovra e nel gioco della Fiorentina, ma anche Castrovilli, devo dire che veniva da un periodo difficile e invece sta attraversando una crescita molto importante ed è un giocatore centrale in questa squadra. Mancheranno 2 giocatori importanti, soprattutto Bonaventura, ma anche Amrabat a centrocampo, quindi la formazione della Fiorentina dovrebbe prevedere il classico 4-3-3, ma con Terracciano in porta, in difesa Odriozola a destra e Biraghi a sinistra, centrali Milenkovic ed Igor, una difesa che stanno trovando le giuste misure e stanno concedendo poco agli avversari. A centrocampo c'è qualche dubbio, ma con Castrovilli e Torreira alla fine dovrebbe esserci un altro ex interista come Duncan. In attacco anche qui diversi ballottaggi da definire, al momento mettiamo in vantaggio Iconé con Piontek e Nico Gonzalez. Arriviamo però all'Inter, dove rimane fuori De Vrij, lo sapevamo, ma soprattutto rimane fuori Marcelo Brozovic, una assenza che pesa tantissimo. Senza di lui, come sappiamo, abbiamo avuto molte difficoltà all'interno di questa stagione. Vedi la partita con l'Empoli in Coppa Italia, le partite contro Sassuolo e Torino in campionato. Detto questo, c'è stato tempo questa volta, una settimana, per lavorare senza Marcelo Brozovic, quindi io spero che si sia trovata la formula giusta per far funzionare la squadra e per non incappare nei soliti errori delle altre partite. A livello di modulo non dovrebbero esserci delle variazioni particolari, mentre si cambia per quanto riguarda gli interpreti, ovviamente, perché davanti ad Andanovic torna D'Ambrosio sulla destra con Skriniar che scala al centro e Bastoni ovviamente titolare a sinistra. A centrocampo Dumfries sulla destra,
Perisic a sinistra, in mezzo siamo ormai quasi certi che vedremo Barella, Çalhanoğlu e Vidal. C'è da capire bene come verranno schierati e come verranno posizionati. Attenzione perché potrebbe esserci qualche piccola novità nel modo di interpretare quindi il centrocampo, nei vari ruoli di competenza dei tre centrocampisti. Potrebbe essere Çalhanoğlu il regista davanti alla difesa in questa giornata, però non è da escludere anche una coppia con Vidal e Barella invece a macinare chilometri per supportare l'attacco e raddoppiare in difesa. In attacco i soliti Lautaro Martinez e Dzeko, credo che però a partita in corso avrà minuti anche Correa in questa partita. Che partita sarà questa Inter-Fiorentina? Si preannuncia una gara dal punto di vista dell'Inter molto tesa, molto sentita. Ci saranno probabilmente oltre 50.000 spettatori, quindi anche il pubblico si farà molto molto sentire. Dall'altra parte la Fiorentina ha delle caratteristiche molto precise, molto marcate, ha un suo stile di gioco ben definito, quindi io credo che se non prevarrà l'aspetto mentale da parte di entrambe le squadre, soprattutto da parte dell'Inter, se non saremo bloccati dalla testa, possiamo aspettarci una bella partita aperta, molto bella, probabilmente anche con diversi gol, perché la Fiorentina è una squadra che gioca spesso, tende a controllare la manovra, cosa che prova a fare anche l'Inter, e noi abbiamo visto che l'Inter solitamente ha più problemi contro squadre che si chiudono e che cercano soprattutto di non farti giocare. Quindi sarò curioso di vedere anche se questa volta ci sarà un avversario sacrificato per andare a marcare il nostro regista, diciamo così, oppure no. Dopodiché non vedremo quindi una Fiorentina che specula sull'Inter, e questa è una cosa che può favorire lo spettacolo. Come noi, questa Fiorentina ha qualche problema nella finalizzazione, capita spesso di vedere dei gol sbagliati, e soprattutto c'è una caratteristica che quest'anno sta pesando: nei minuti finali delle partite hanno avuto diversi problemi, ci sono stati dei cali di concentrazione che hanno portato a dei risultati negativi o a subire gol, come è accaduto contro la Juventus, ma non solo, è avvenuto anche in campionato. Quindi per noi oggi più che mai sarà fondamentale stare in partita per tutti i 90 minuti più recupero. Sono molto importanti nell'economia del gioco della Fiorentina gli esterni, i terzini, soprattutto Odriozola a destra, ma anche Biraghi a sinistra. Odriozola sta facendo una buonissima stagione, Biraghi credo avrà anche un po' il dente avvelenato contro di noi. Entrambi fanno tanti chilometri, si sovrappongono moltissimo sulle fasce e poi vanno spesso al cross con buona qualità, quindi i nostri quinti di centrocampo dovranno fare molta attenzione anche dietro. Gli esterni d'attacco poi, che siano come detto Nico Gonzalez o Iconé, o vedremo se saranno altri che verranno schierati, comunque sono più o meno tutti molto bravi nell'uno contro uno, nel dribbling, nel creare la superiorità numerica, e con Piontek poi soprattutto riescono a fare buona densità in area di rigore e quindi sono molto pericolosi. Anche qui sarà molto interessante il duello Skriniar-Piontek da questo punto di vista. La buona notizia, possiamo così dire, manca Bonaventura, che è sempre un pericolo anche col tiro da fuori, ma non solo. Soprattutto però senza Bonaventura la Fiorentina perde un uomo importante dal punto di vista dell'esperienza e anche della qualità, quindi perde qualcosina anche dal punto di vista del palleggio a centrocampo. Ne guadagnano sicuramente in muscoli ed in pressing, soprattutto offensivo, dove sono molto aggressivi, soprattutto sui primi palloni della difesa, in questo caso dell'Inter. Se la giocano con coraggio sicuramente. Questo può essere anche un bene per noi, che spesso abbiamo avuto quindi problemi, come detto, contro squadre che invece facevano questa difesa dietro molto arroccata. Fondamentale oggi però quindi far girar bene il pallone ed uscire con grande qualità e con rapidità dal basso dalla nostra difesa, per andare subito sulle punte, subito sugli attaccanti, passando soprattutto per le vie centrali, perché andare al cross in area sarà abbastanza difficile, visto che schierano al centro della difesa Igor e Milenkovic, che sono molto forti fisicamente, molto alti, soprattutto Milenkovic, di cui vi abbiamo parlato anche in settimana, perché è tornato d'attualità per il mercato dell'Inter, è un profilo che l'Inter sta seguendo per la difesa in vista della prossima stagione. Si parla di una valutazione attorno ai 15 milioni di euro, con un ingaggio da circa 3 milioni. Non c'è ancora una vera e propria trattativa, ma in questa gara avremo modo di vederlo da vicino, di testarlo, di studiarlo, sperando che non faccia come è accaduto con Scamacca e Bremer, che ci hanno fatto anche male, ci hanno fatto anche gol. Fatemi sapere quali sono le vostre sensazioni per questa partita. Io so
che sarà tosta, ma sono comunque molto fiducioso. Dobbiamo assolutamente vincere, assolutamente ripartire. Ci vediamo in diretta dalle 16:45 per commentare insieme la partita. Se mi avete seguito fino a questo punto, come facciamo sempre nel giorno della partita, fatemelo sapere con l'emoji del pallone, quindi aspetto i vostri commenti con l'emoji del pallone. Vi ricordo che se volete potete sostenere il progetto Passione Inter tramite gli abbonamenti che trovate sul tasto abbonati oppure su www.passioneinter.club per entrare a far parte della nostra community dei sostenitori. Mi raccomando, ci vediamo in diretta e sempre Forza Inter.